In questo video parleremo di un caso di studio estremamente interessante, che è quello costituito dai magneti. I magneti sono dei giocattoli che piacciono tantissimo ai bambini e sono stati messi sul mercato recentemente dei magneti molto piccoli ma estremamente potenti, che possono sostenere un peso di svariate centinaia di volte superiore al loro peso stesso. Sono stati introdotti sul mercato già anni fa dei prodotti cinesi, dei magneti cinesi estremamente potenti, ma in realtà il magnete è una componente essenziale dei giocattoli dei nostri bambini. I puzzle magnetici tridimensionali, come ad esempio il Magnetix, sono dei prodotti che hanno avuto un enorme successo di mercato. Magnetix è stato nominato nel 2005 il giocattolo dell'anno ed ha avuto un enorme successo di mercato. Ma allora, in cosa consiste il rischio dei magneti? Il rischio dei magneti consiste fondamentalmente nel momento in cui sono ingeriti dai bambini. L'ingestione di un oggetto delle dimensioni come quelli che abbiamo visto di per sé non costituisce un pericolo se l'oggetto è ingerito in misura singola, ovvero un solo oggetto alla volta. Ma se il magnete è associato nell'ingestione ad altri magneti o ad altri oggetti metallici, ecco che il magnete tende a combinarsi nel corpo del bambino, attraendosi, come mostra per esempio questa figura, che è estremamente interessante, di una ricostruzione complessa avvenuta nel corpo di questo bambino che ha ingerito 12 magneti consecutivi provenienti proprio da un puzzle magnetico, come quello che abbiamo visto. Il rischio per la salute del bambino è costituito dal fatto che nel momento in cui i magneti arrivano nel tratto intestinale si tendono ad attrarre, causando perforazioni, proprio in virtù della loro estrema forza, ma anche ostruzioni dovute al collassare delle pareti intestinali. L'ostruzione intestinale che si può verificare comporta un rischio per la salute soprattutto a causa di una difficoltà diagnostica estremamente alta. In cosa consiste questa difficoltà diagnostica? Consiste fondamentalmente nel fatto che i sintomi sono estremamente aspecifici e vengono a essere confusi con quelli che sono normali sintomi di un'influenza gastrointestinale comunissima nel bambino, soprattutto nelle fasce di età che noi stiamo considerando tra i 3 e i 6-7 anni. Il problema è che se non trattato immediatamente l'ostruzione intestinale può portare a conseguenze estremamente severe, come non ultima la morte del bambino, e sono morti dei bambini sia in Europa che negli Stati Uniti proprio a causa di questo tipo di incidenti. E l'informazione alle famiglie è un componente essenziale nel processo di gestione di questo rischio. I dati che noi abbiamo osservato nel registro europeo degli incidenti di questo tipo mostrano che fondamentalmente il 20% dei bambini sono diagnosticati in un periodo di tempo che varia dai 14 ai 29 giorni, periodo di tempo che purtroppo può rivelarsi sufficiente a causare i danni alla salute di cui parlavamo prima. È molto interessante dal punto di vista del risk assessment il caso dei magneti, in primo luogo perché il singolo magnete di per sé ha un rischio estremamente basso di causare delle lesioni severe una volta ingerito. Quindi lo scenario di rischio è costituito dall'associazione del magnete con altri magneti e con altri oggetti. Secondo, le conseguenze dell'evento ingestione di magnete o di ingestione di magnete plurimo si estrinsecano solo nel momento in cui vi sia, dal punto di vista del contesto sociale, familiare in cui si trova il bambino, che comporta un ritardo nella diagnosi. Quindi è un esempio abbastanza calzante di come le componenti del risk assessment, della risk analysis che sono state viste nel corso dei video precedenti si combinano a volte in maniera non banale per portare alla gestione del rischio che sia la più corretta.